Se nello scorso podcast mi sono spinto oltre con la questione italiana fino a toccare i primi mesi del 45, adesso facciamo un passo indietro. Torniamo alla fine del 43. Siamo nella conferenza di Teheran in cui Roosevelt, Churchill e Stalin si incontrano. È un evento di una portata veramente assurda. Questi tre uomini così diversi tra loro, così diversi nelle idee, nel pensiero, nel portare avanti lo Stato in maniere così diverse fra loro, si incontrano, tutti uniti dalla volontà di giungere insieme alla vittoria, di sconfiggere una volta per tutte il nazifascismo. E si decise di aprire un ulteriore fronte. Questo aprì le porte allo sbarco nella Francia settentrionale, allo sbarco in Normandia. Infatti, contemporaneamente poi Stalin, con l'attacco nella Francia del Nord, avrebbe poi attaccato ad est, così da chiudere la Germania in una morsa. E Stalin ottenne che, a guerra finita, i possedimenti baltici e il territorio polacco venissero confermati come regioni dell'URSS, in base al patto Molotov-Ribbentrop. Dunque, questo poi ci apre anche una porta verso la cosiddetta guerra fredda, che avremo da qui a breve, che dividerà il mondo in due grandi blocchi, il blocco occidentale, capeggiato dagli Stati Uniti, e il blocco orientale, invece, capeggiato dall'Unione Sovietica, dall'URSS. E infatti, così facendo con questi territori, in pratica l'Europa poi vedremo come già a fine anni 40 si dividerà in due poli di di influenza, appunto da una parte l'URSS e da un'altra gli Stati Uniti. E penso che porterò anche qualche video, qualche podcast anche sulla guerra fredda. Nel frattempo ci avviciniamo agli esami e ormai siamo agli inizi dell'ultima fase del percorso di molti studenti alle superiori, tra cui io. Infatti mancano circa 15-20 giorni all'esame e poi ci prenderemo una bella pausa anche qui sul canale, ovviamente con gli argomenti storici. Magari riprendiamo a settembre. Nel frattempo vi porto qualche video diverso, qualche video di curiosità e di attualità. Dunque, fatta questa breve parentesi, arriviamo allo sbarco in Normandia. È il 6 giugno del 1944, siamo dopo la liberazione di Roma. Infatti la liberazione di Roma era avvenuta proprio 2 giorni prima, il 4 giugno del 44, e lo sbarco poi viene denominato, il giorno dello sbarco viene chiamato anche il D-Day. Gli alleati sfondarono il Vallo Atlantico, ovvero una difesa eretta sulla costa della Manica, e l'esercito tedesco si trovò di fronte a più di 1 milione di uomini e 300.000 mezzi corazzati, e in più c'era il supporto aereo. La resistenza tedesca dopo un po' crolla e arriviamo al settembre del 44, in cui la Francia viene tutta liberata. E contemporaneamente, come accennato prima alla mossa di Stalin, ci fu l'Armata Rossa che avanzò, che riguadagnò i territori invasi dalla Germania prima della battaglia di Stalingrado, fino ad arrivare alla liberazione addirittura degli stati baltici. Nel frattempo, la seconda guerra mondiale è una guerra ancora di più di strategia. Ci sono delle tecnologie mai viste prima, tra cui alcune macchine che avevano il compito di condividere le informazioni tra gli eserciti. Ed è il caso della macchina, ad esempio tedesca Enigma, con cui l'esercito della Germania, l'AS, si scambiavano notizie. Ed è il caso del contributo di Turing,
una delle menti brillanti del Novecento, che contro l'Enigma mise appunto Colossus. E Colossus era una macchina che decifrava, che riuscì a decifrare negli ultimi mesi del conflitto appunto Enigma. Dunque la svolta di Turing fu fondamentale anche poi per la vittoria, per accelerare soprattutto la vittoria degli alleati, perché ormai arrivati a quel punto si erano capite le sorti del conflitto. E infatti nel settembre, dopo che l'armata man mano aveva conquistato questi territori baltici, ci fu anche un attentato ad Hitler fallito, e questo dimostra la volontà di come molti tedeschi volevano imitare l'Italia di qualche anno prima, con il tentativo appunto di liberarsi del dittatore, come nel 24-25 luglio del 43 appunto, con Mussolini che viene spodestato. Questo attentato ad Hitler fallisce, e dunque si continua sulla linea ferrea del Führer. E arriviamo all'ottobre del 44, in cui si arresero agli alleati molte nazioni dell'Europa orientale, tra cui la Romania, l'Ungheria, e ad ottobre del 44 anche gli inglesi poi sbarcano in Grecia. La Jugoslavia invece fa un discorso a parte, un discorso differente, poiché riesce a riconquistare la propria libertà grazie all'esercito partigiano e ad una figura che poi ritroveremo nei decenni successivi, ovvero alla figura di Tito, che nel 1943 divenne già presidente di un governo provvisorio. E a questo punto è il momento della conferenza di Yalta. Siamo tra una settimana, dal 4 all'11 febbraio del 1945, si riuniscono nuovamente Roosevelt, Churchill e Stalin, e furono stabiliti gli assetti internazionali post seconda guerra mondiale, perché ormai la guerra era agli sgoccioli, si era capito l'andamento, si era capito l'esito che avrebbe avuto la seconda guerra mondiale, e dunque già si pensava al dopo. Veniva infatti ufficializzata questo assetto che la guerra avrebbe portato poi nel mondo. E nel frattempo ci fu un'ulteriore offensiva alleata, ma stavolta su tutti i fronti. È la primavera del 45, gli anglo-americani passarono il Reno, dirigendosi verso il cuore della Germania. I sovietici occuparono la Prussia orientale, e il 25 aprile del 45, nel frattempo l'Italia è liberata. Mussolini e i gerarchi della RSI cercarono di fuggire in Svizzera, fingendosi degli ufficiali tedeschi, ma vennero scoperti al varco, vennero catturati e poi vennero poi giustiziati, vennero esposti a Piazza Loreto, come a Piazzale Loreto, come sappiamo. Dunque era un periodo ormai di sconfitta per l'Asse. Le truppe americane e sovietiche erano penetrate in tutta Europa, e il 2 maggio è una data fondamentale, poiché ormai la Germania agli estremi delle forze, Hitler si suicida qualche giorno prima, c'è la resa appunto senza condizioni dei tedeschi, e si pone fine alla battaglia di Berlino, dove l'Armata Rossa era penetrata appunto il 2 maggio. Questa è un evento, è una data fondamentale. Infatti da qui, soprattutto poi viene ufficializzata il 7 maggio la resa incondizionata al Rhein, e questo sancisce la fine della guerra in Europa, ma una guerra che continua nel mondo, è una guerra che continua in Giappone. E infatti, nonostante le vittorie degli americani in molti territori nipponici,
il Giappone non si arrende e allora gli Stati Uniti, che avevano messo a punto una tecnica brutale, un elemento, ancora una volta uno degli elementi innovativi della seconda guerra mondiale, ovvero la bomba atomica, e decisero, sotto la presidenza di Harry Truman, di sganciare 2 bombe nucleari sul Giappone. La prima fu sganciata il 6 agosto del 1945 su Hiroshima, causando circa 200.000 morti e feriti, ma le conseguenze di una bomba atomica nucleare si vedono anche nel tempo, si vedono poi sulle malattie che avrà la popolazione, di cancri, tumori. E poi la seconda, dopo qualche giorno, il 9 agosto, una seconda nucleare su Nagasaki. Il Giappone, nonostante l'orgoglio, nonostante tutti i sentimenti di attaccamento alla patria, era veramente in ginocchio. E dunque il 1 settembre firmò la resa nipponica. Così la seconda guerra mondiale, dopo 6 anni di lotta, dopo 6 anni di spargimenti di sangue in Europa, nel mondo, finiva. E finiva lasciandosi alle spalle degli spettri che poi prenderanno forma, come detto, con la guerra fredda. Una guerra che non sfocerà mai nel sangue, non sfocerà mai nelle trincee, nell'uso di carro armati, di tecniche innovative, come invece successo nella seconda guerra mondiale, ma sarà una guerra politica che vedremo più avanti.